sempre più convinto che un buon dispositivo wearable non sia solo un buon hardware inteso come funzioni, design e materiali, ma sia anche un connubio con un buon software che ha il difficile compito di racchiudere tutti i dati e trasformarli in maniera leggibile per l'utente, limitando al massimo il suo intervento. Ecco, secondo me la differenza tra un fitness tracker qualsiasi e un ottimo fitness tracker sta tutta qua, nel software. Già, ma il Fitbit Charge 2 è molto più. È appena tirato fuori dalla bella confezione, basta prenderlo in mano, per capire che è davvero ben realizzato, con una scocca in alluminio, un display total black e un cinturino in silicone che si accorda perfettamente al profilo. Nel complesso è un design che funziona, anche se le dimensioni devo dire non sono certo compatte, e soprattutto lo spessore si vede e si sente, a maggior ragione se avete un polso piccolo. Complice anche il voluminoso sensore cardiaco che si trova nella parte inferiore. Però devo dire che è piuttosto comodo da tenere al polso sia di giorno che di notte. Il cinturino è di ottima qualità e sebbene sia in silicone non fa attrito sui vestiti e fortunatamente nemmeno sui peli del braccio. Peraltro, come vedete, è un cinturino di dimensioni standard, da orologio per intenderci, e la cosa bella è che può essere sostituito così in un attimo e cambiato con uno dei tanti disponibili nel catalogo, magari di un altro colore o perché no, anche in pelle, visto che questo è un accessorio che va indossato tutti i giorni e tutto il giorno e quindi può aver senso cambiare look in base alle occasioni. Del resto l'ampio display fa quasi pensare di trovarsi di fronte ad uno smartwatch, e sì, direi che in parte lo è. Display OLED monocolore che si vede alla grande anche all'aperto e sotto il sole, display che è in grado di fornire numerose informazioni e peraltro dall'applicazione si possono anche cambiare i quadranti, scegliendo così quali informazioni avere subito a colpo d'occhio. Vi parlavo di smartwatch perché il Charge 2 mostra anche le notifiche dello smartphone e mentre vibra indicherà la persona che sta chiamando, il mittente del messaggio e anche il suo contenuto, nonché appuntamenti da calendario e altre notifiche. Naturalmente non è possibile interagire rispondendo a chiamate o messaggi, per quello serve sempre lo smartphone, ma l'ho trovata comunque una funzione comoda per capire ad esempio mentre si fa sport se vale la pena rispondere o meno alla chiamata in arrivo. Display che peraltro reagisce al tocco e questo insieme al tasto fisico è un vero valore aggiunto del Fitbit Charge 2. In effetti la combinazione di interazioni tra il tasto fisico e il tap sullo schermo permette di navigare all'interno delle funzioni in maniera semplice e veloce e finora, vi dirò, è il miglior sistema che abbia mai trovato su un wearable e mi ha permesso in numerose occasioni di evitare di entrare all'interno dell'applicazione per smartphone. Forse sembra una cosa da poco, eppure sono questi i dettagli che alzano il livello dell'esperienza di utilizzo e di conseguenza della soddisfazione. Ma la sua funzione principale naturalmente è quella del monitoraggio dell'attività fisica e del sonno, compito che il Charge 2 svolge molto bene. Grazie anche all'ausilio del monitoraggio continuo del battito cardiaco, utile a comprendere meglio quando chi lo indossa sta effettuando un'attività intensa oppure ha bisogno di un attimo di relax perché è stato sottoposto magari ad uno stress. A proposito, proprio come su Apple Watch, anche sul Charge 2 è possibile fare la respirazione guidata per riprendersi un attimo. Ma tutto ciò non sarebbe niente di speciale senza l'app di Fitbit, la migliore app per wearable che abbia mai provato. Lo dico perché l'app è davvero completa, molto più ricca di qualsiasi altra applicazione che abbia provato e quindi oltre a offrire tutta la classica sezione relativa al monitoraggio, offre molte altre funzioni. Tutti i dati sono poi facilmente consultabili grazie ad una grafica piacevole e semplice, con menu e pagine che hanno una navigazione piuttosto intuitiva. Insomma, tutto è a portata di mano nonostante la quantità di dati consultabili sia davvero notevole. Come vi dicevo, sono molte poi le funzioni che Fitbit ha aggiunto alla sua applicazione, come ad esempio le sfide o le avventure che rendono tutto più divertente. Io ad esempio ho provato a simulare una mini maratona di New York che consiste in un'attività da 5.000 passi, attività che ti porta attraverso alcune tappe che una volta raggiunte mostrano dei luoghi reali della Grande Mela, attraverso la mappa in 3D o foto panoramiche. Vi confesso che mi sono divertito e poi l'app prova in 1000 modi a motivarti, con le sfide tra amici, con i consigli personalizzati e con la possibilità di collezionare medaglie a raggiungimento degli obiettivi prefissati. Chi lo volesse può inoltre aggiungere la parte alimentare monitorando l'apporto calorico degli alimenti consumati, sia manualmente che fotografando il codice a barra dei prodotti, oppure tenendo controllo l'idratazione, cioè la quantità di acqua che si beve ogni giorno, volendo anche impostando degli avvisi personalizzati. Ed è proprio questa ricchezza di funzioni, come vi dicevo in apertura, che alza molto il livello di questo fitness tracker. Un'esperienza che permette all'utente di disinteressarsi delle impostazioni e dedicarsi semplicemente al suo benessere. Ciò non vuol dire che non ci sia la possibilità di monitorare in maniera più specifica un'attività sportiva come ad esempio la corsa, ma in questo caso facendola partire manualmente è possibile utilizzare anche il GPS dello smartphone con conseguente migliore misurazione delle distanze percorse e una registrazione sulla mappa di tutti i percorsi effettuati. Ah, e non vi ho ancora detto che si può consultare il proprio diario anche da interfaccia web. Certo, non è tutto oro quello che luccica e nemmeno il Fitbit Charge 2 è perfetto. In particolare ho notato una certa tendenza a sovrastimare i passi, ma soprattutto sebbene le attività disponibili siano molte, mancano quelle legate all'acqua, già perché il Charge 2 è solamente resistente all'acqua e al sudore, perciò ok alla doccia
fascia, ma non è possibile portarlo in vasca per sport acquatici ed è un po' un peccato. Chiudo però con una nota positiva, rappresentata indubbiamente dalla batteria che dura tranquillamente 5 giorni e considerato il numero delle funzioni disponibili, delle notifiche e della presenza di un display, direi che non è niente male. Insomma, per concludere vi dirò, a me il Charge 2 piace tantissimo e capisco perché Fitbit è leader nel mercato dei wearable. È un prodotto ben fatto che può valersi di un software molto completo e user friendly. Certo, non è un prodotto per sportivi che fanno attività intensa o preparazioni specifiche. Il GPS non è integrato, la misurazione cardiaca non è precisa come quella a fascia e per i nuotatori naturalmente non c'è l'impermeabilità, ma per tutti gli altri, quelli che cercano un fitness tracker che possa fare anche da orologio smart, io lo straconsiglio. E sebbene il prezzo sia sopra la media, secondo me è ampiamente giustificato dalle sue qualità. Ma ovviamente mi aspetto di sentire la vostra qui sotto nei commenti e sempre qui sotto trovate il link se siete intenzionati ad acquistarlo. E se vi è piaciuto il video, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un like e di condividerlo. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube.